Ciao e benvenuti da Baglietto alla Spezia. Baglietto è un cantiere italiano fondato nel 1854 che pone al centro della sua produzione l'innovazione, rispettando gli stilemi della sua tradizione. È tra i cantieri che hanno costruito le barche più belle del mondo nei suoi 170 anni di storia. Con questo video vi porterò alla scoperta di una nautica sempre più sostenibile e green, in cui Baglietto come costruttore di yacht e Irrina come ente di classificazione sono parte attiva e proattiva di questo processo di trasformazione energetica. Irrina è un ente di classificazione che nasce nel 1861 in Italia con l'obiettivo di migliorare la sicurezza in mare attraverso la certificazione delle navi. Con il passare degli anni si è evoluto espandendo i propri servizi oltre il settore marittimo. Il progetto B0 prevede l'idrogeno green quale fonte di energia e ad oggi vede realizzato il prototipo del sistema alle mie spalle che verrà poi installato a bordo sugli yacht di Baglietto superiori ai 50 metri in modo ottimizzato. Questa power station contribuisce in parte anche al ciclo produttivo di energia del cantiere, entrando nel circolo virtuoso dell'attenzione all'impatto ambientale. Adesso andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona la tecnologia a fuel cell a idrogeno, insieme ad Alessandro Balzi, Project Manager per le soluzioni ibride di Baglietto, e Giorgio Gallo, responsabile di Irrina Yachting per l'Italia e il sud della Francia. Ciao Benedetta. Ciao, buongiorno. Buongiorno Benedetta. Ciao. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno. Alessandro, il presupposto fondamentale per l'utilizzo della tecnologia delle fuel cell a idrogeno è quella di utilizzare l'idrogeno green. Che cosa significa produrre l'idrogeno di tipo green? Intanto l'attributo del colore è un attributo che viene dato all'idrogeno in base al processo con cui si ricava l'idrogeno, perché l'idrogeno è incolore, no? Quindi il green rappresenta proprio l'idrogeno ricavato da energie 100% rinnovabili. Quindi in questo caso voi producete l'idrogeno di tipo green attraverso i pannelli solari? Esatto, fonti di energia rinnovabile che possono essere pannelli fotovoltaici, energia eolica o idroelettrica. Nel nostro caso l'applicazione che può essere portata a bordo è quella del fotovoltaico. Che attualmente sono installati Sono sopra sul tetto questi... dei nostri capannoni da produzione, 300 kW pannelli, e poi abbiamo una pensilina per realizzare il prototipo B0 di 100 metri quadri circa, che è la superficie che potremmo installare anche a bordo di uno yacht di 50-60 metri. L'idrogeno viene prodotto dagli elettrolizzatori e viene immagazzinato sotto forma di idruri metallici. Perché avete scelto di immagazzinare l'idrogeno sotto forma di idruri metallici e non ad esempio in bombole compresse, dato che a parità di idrogeno stoccato sono più pesanti e voluminosi? I idruri metallici hanno il grandissimo vantaggio di poter immagazzinare l'idrogeno direttamente, l'idrogeno verde prodotto dagli elettrolizzatori in maniera diretta, cioè non c'è bisogno di comprimere ulteriormente l'idrogeno, quindi spendendo dell'altra energia e quindi generando altra emissioni di CO2 nel caso, oppure comunque per avere una maggiore efficienza. L'idruro metallico è quello che permette l'immagazzinamento dell'idrogeno in modo più efficiente. E avete anche un vantaggio poi eventualmente, se è possibile, stoccare l'idrogeno da stazioni di rifornimento, ad esempio come quelle che verranno installate nelle marine italiane? L'applicazione a bordo prevederà un sottomodulo che permette il rifornimento da un'infrastruttura esterna, quindi da una stazione di rifornimento idrogeno in una marina o da un carro bombolaio. Quali sono i passi per ridurre i rischi e avere impianti marinizzati? Il nostro ruolo è un ruolo che è legato fondamentalmente nel garantire la massima sicurezza possibile a chi deve poi utilizzare lo yacht, quindi l'armatore e i passeggeri che vorranno fruire di una meravigliosa vacanza. Per far questo abbiamo collaborato con il cantiere nell'analizzare tutti i rischi connessi con l'installazione a bordo di un combustibile che lo definirei decisamente alternativo a quello che tradizionalmente viene utilizzato oggi, che è il gasolio da autotrazione. I rischi sono stati analizzati puntualmente. Ovviamente non possiamo pensare che lo yacht sia speculare identico a quello tradizionale che utilizza gasolio da autotrazione. Deve subire delle modifiche di natura strutturale, delle modifiche anche relative alla gestione delle operazioni di carico
e consumo del combustibile, ma che alla fine hanno ricondotto il livello di rischio al medesimo livello di rischio che abbiamo per un'imbarcazione tradizionale. È stato un lavoro abbastanza lungo, abbastanza impegnativo. Abbiamo la nostra società Rina Marine Consulting che ha operato come progettista a fianco dei tecnici e dei progettisti della Baglietto, e questo ha portato a un risultato che lo si può vedere con i nostri occhi, ma che poi lo vedremo presto a bordo di uno yacht. Alessandro, se gli elettrolizzatori producono idrogeno utilizzando la corrente elettrica e l'acqua di mare opportunamente filtrata e demineralizzata, le fuel cell operano inversamente, producendo corrente elettrica attraverso l'idrogeno come combustibile e l'acqua come prodotto di scarto. Questo idrogeno deve avere un certo grado di purezza elevato. Come avete realizzato un impianto così sofisticato, se si può dire, e complesso? Il grado di purezza dell'idrogeno è importante perché in base appunto alla purezza dell'idrogeno, cioè a quanti inquinanti o altre sostanze sono mischiate adesso, determina la lunghezza di vita della fuel cell o degli idrogeni metallici. Eventuali sostanze inquinanti possono avvelenare o contaminare gli interstizi degli idrogeni metallici oppure la membrana della fuel cell. Nel nostro caso utilizziamo dell'idrogeno che ha un grado di purezza 5. Cosa vuol dire? Che è idrogeno puro al 99,999%, quindi 5,9 nella catena. Come facciamo? Bisogna utilizzare acqua opportunamente trattata. Quest'acqua quindi, diciamo che se monitorata e filtrata opportunamente, è pronta ad andare negli elettrizzatori. L'elettrizzatore con l'energia produce l'idrogeno che ha un grado di purezza 3. Quindi prima di passare agli idrogeni metallici direttamente passa attraverso un essiccatore, un dryer, che praticamente cosa fa? Riscalda l'idrogeno per far evaporare quelle poche particelle di vapore acqueo, quindi di ossigeno ancora presenti, e porta il grado a 5. Queste fuel cell poi saranno accoppiate anche a delle batterie a litio? Sì, B0 nasce con lo scopo di aumentare l'autonomia in modalità elettrica dei nostri yacht equipaggiati con piattaforma ibrida. Quindi non ci siamo mai comunque prefissi l'obiettivo di realizzare uno yacht che navighi solo e esclusivamente di idrogeno, perché l'idrogeno, tra i punti deboli, è quello di essere un gas che quindi è molto voluminoso. Attualmente la piattaforma ibrida supporta la modalità elettrica solo grazie a banchi di batterie al litio. Con B0, ed è proprio l'obiettivo primo del progetto B0, è quello di aumentare l'autonomia in modalità elettrica, quindi l'idrogeno e le fuel cell andranno ad affiancare le batterie in parallelo per aumentare questa autonomia a zero emissioni. Che performance si possono raggiungere con il nostro impianto, con i dispositivi che andiamo a montare? Possiamo passare da uno yacht ibrido con sole batterie che ha una permanenza all'ancora di 14 ore con batterie di nuova generazione disponibili nel 2025, unendo la tecnologia idrogeno passiamo quindi da 14 ore a 75 ore di permanenza all'ancora. In navigazioni a velocità ridotte di 5-6 nodi con le sole batterie per 4-5 ore su uno yacht di 52 metri, con la tecnologia B0 riusciamo a coprire 25 ore e una navigazione quasi fino a 8 nodi. Le batterie sono sempre in parallelo alle fuel cell in modo da assorbire picchi o variazioni repentine del carico. Quindi le batterie al litio e le fuel cell comunicano tra di loro e si supportano tra di loro. C'è un power management che gestisce tutte le fonti di energia e le riesce a integrare in modo molto flessibile. Giorgio, quando si introduce una novità ci sono sempre le persone più diffidenti che guardano al cambiamento con timore. Ma sicuramente quando si tratta di sicurezza è anche legittimo. Come pensi che ci si potrà abituare a questo cambiamento e ritieni che sia necessaria un'adeguata formazione degli equipaggi per l'utilizzo di questa nuova tecnologia, la prevenzione dei rischi e la gestione eventuale delle emergenze? Intanto la scelta tecnologica del cantiere è stata quella verso un sistema di immagazzinamento dell'idrogeno a bordo che lo possiamo definire tra i più sicuri. Questo perché? Perché sia il momento di
immagazzinamento che di scarica dell'idrogeno avviene a una pressione di esercizio sui 30 bar. Questa pressione è tutto sommato abbastanza adatta al tipo di imbarcazione con cui abbiamo a che fare. Ogni evoluzione tecnologica e tecnica rappresenta una novità. La novità come tale è una minaccia per chi è abituato ad avere l'utilizzo di tecnologie o materiali o prodotti con i quali la confidenza nel tempo è potuta maturare. Ci sarà un tempo fisico per poter, diciamo, fare la giusta confidenza. Dall'altra, la tecnologia migliorerà sempre di più. Dal punto di vista delle normative internazionali, oggi l'equipaggio di bordo è preparato per poter avere a che fare con prodotti la cui manutenzione diventa sempre più complessa. Vedo in un futuro, sì, è vero, una tecnologia sempre più evoluta, la possibilità che l'operatore debba attenersi a delle specifiche istruzioni operative, il nostro approccio del consumatore migliorerà sempre col passare del tempo. Quanto tempo? E questo dipende anche da quanto lo yacht sarà coinvolto nell'ambito dell'evoluzione delle normative internazionali. Ad oggi non lo è, quindi lo yacht rimane fuori da eventuali imposizioni di regolamentazioni internazionali, ma la scelta che ha fatto l'industria, e loro sono, diciamo, i capitani, i pionieri di questa evoluzione tecnologica, è quella di comunque dimostrare la sensibilità verso l'ambiente, dimostrare quindi un'attenzione particolare verso l'ambiente e proporre al futuro cliente uno yacht che è sempre più sostenibile. Noi come Rina abbiamo pensato di premiare queste scelte così in anticipo rispetto a quelle che potranno essere in futuro anche degli obblighi di natura regolamentare, con un brand dedicato proprio a yacht che sono sempre più sostenibili, che è Rina Maxima. Con Rina Maxima stiamo accompagnando i nostri clienti in questo percorso di transizione ecologica. Quanto tempo impiega la fuel cell ad entrare a regime dall'accensione? Il profilo operativo di uno yacht pleasure, come quelli che noi produciamo, opera in estate in un ambiente mediterraneo, quindi le condizioni ambientali sono perfettamente compatibili con i requisiti di funzionamento degli idruri metallici, perché gli idruri metallici possono immagazzinare o rilasciare idrogeno molto facilmente a temperature tra i 15 e i 25 gradi. Questo si traduce nel fatto che la fuel cell ha tempi di avviamento di pochi secondi durante l'estate. In inverno, quando le temperature sono più fredde, sotto i 10 gradi, è necessario apportare del calore agli idruri metallici affinché questi rilascino l'idrogeno. Quindi questi pochi secondi di start-up della fuel cell, perché ha bisogno di ricevere l'idrogeno, vengono comunque l'operatore, il cliente, l'armatore non se ne rende conto, perché il transitorio viene gestito dalle batterie, dai pacchi batterie in quel momento lì. Ti ringrazio Grazie a te, tantissimo Benedetta. Alessandro. Grazie. Grazie Giorgio. Alla prossima.